Sono le ore 19 del 4 agosto. 90.000 spettatori attendono la finale dei 100 metri uomini. Per settimane si è parlato della possibilità che Carl Lewis ha di vincere 4 medaglie d'oro. Nei 100 metri, nel salto in lungo, nei 200 metri e nella staffetta 4%. Nella sua prima gara, Lewis è il favorito, in quanto ha vinto le gare di qualificazione alla finale. Per molti, i 100 metri sono la gara più difficile per Lewis. È in effetti quella che l'americano teme di più. Il più piccolo errore a questo livello può significare la sconfitta. Per Carl Lewis questa finale è un affascinante confronto con il passato. 48 anni prima, ai Giochi di Berlino del 1936, Jesse Owens vinse tutte le gare di qualificazione ed era anche favorito alla vittoria finale. Penso di aver provato le stesse sensazioni di Jesse Owens nel 1936, quando cercò di aggiudicarsi le stesse 4 gare. In un certo senso, Owens fu sicuramente una fonte di ispirazione, perché sapevo quello che aveva dovuto provare e che tipo di persona era. Avrei voluto incontrarlo, magari in gara. Per me la sua presenza sarebbe stata una grande fonte di ispirazione. Jesse Owens primo, il suo compatriota Ralph Metcalfe secondo. 48 anni dopo, Lewis si prepara per quei momenti che Jesse Owens descriveva come una vita di allenamenti per soli 10 secondi. Le grida della folla scemarono e iniziamo a concentrarci. Poco prima della partenza alcune persone vicino alla pista gridarono «Vai Carla!». Altre 2 o 3 persone iniziarono a urlare come pazze. Quelle urla mi scossero e da quel momento mi sentii pronto per correre. Gli atleti da seguire: Carl Lewis, secondo da sinistra. Il suo compagno di squadra Sam Grady e accanto a lui il canadese Ben Johnson. Johnson e Grady occupano rispettivamente la quarta e la quinta corsia. Ai 40 metri, Grady e Johnson sono in testa. Lewis sta rimontando. Carl Lewis primo, Sam Grady secondo, Ben Johnson terzo. Il replay mostra la sicurezza e la potenza esplosiva di Carl Lewis. Lewis è a sinistra, Sam Grady a destra.
Ai 60 metri li raggiunsi, andando sempre più forte. Quando li appaiai a 35 metri dal traguardo, mi sentii pervadere da un grande senso di gioia. Non mi restava che terminare la gara e una volta passato il traguardo, feci esplodere la mia gioia. Chiesi di lasciarmi fare un giro d'onore. In quel momento ero talmente orgoglioso di essere americano che volevo brandire qualcosa che rappresentasse il mio paese. Vidi quell'enorme bandiera americana e la afferrai felice. Ero molto orgoglioso di quello che avevo fatto e pensai che forse Jesse Owens stava sorridendo. Quando più tardi la signora Owens disse che era stato come guardare Jesse, visto che non aveva potuto seguire suo marito a Berlino, dedicai le mie Olimpiadi a Jesse e lei ne fu molto felice. 2 giorni dopo, nel tardo pomeriggio, 12 finalisti entrano in pista per la finale del salto in lungo. In questa prova Lewis è considerato come il favorito numero 1. Non fu così per Jesse Owens 48 anni prima, quando dovette lottare fino all'ultimo contro il campione tedesco Lutz Long. Per lungo tempo appaiato a Long, Owens conquistò infine il comando della gara con un fantastico quinto salto e si assicurò la vittoria all'ultimo salto, stabilendo il record olimpico. La finale del salto in lungo fu resa difficile dal fatto che 4 ore prima avevo dovuto correre le qualificazioni dei 200 metri. Quando poi entrammo nello stadio fummo ritardati dalla prova del lancio del martello. La mia strategia di gara era di ottenere un'ottima misura al primo o al secondo salto in modo da coprirmi le spalle contro eventuali sorprese. I finalisti del salto in lungo devono attendere la fine della gara del martello. C'è il timore che un lancio errato possa atterrare pericolosamente vicino agli atleti accanto alla pedana del salto in lungo. Quei momenti furono particolarmente difficili perché ti sembra di attendere 16 ore, ma si tratta soltanto di 16 minuti. Insomma, è l'adrenalina che sale. In quei momenti pensi a molte cose. Avevo la sensazione che la gara non sarebbe mai finita. La finale del lancio del martello arriva al termine. Il finlandese Juha Kiainen vince la medaglia d'oro. Così Carl Lewis si appresta ad effettuare il suo primo salto. È l'11° su 12 finalisti. Ogni concorrente ha a disposizione 6 salti. Il miglior salto del primo turno è di 7 metri 93 centimetri. ...8 metri 54 centimetri, 46 centimetri in più del miglior salto. Carl Lewis passa in testa. Il compagno di squadra di Lewis, Larry Marix, è l'ultimo a saltare ed è anche l'ultimo ad avere sconfitto Lewis in questa specialità 3 anni e mezzo prima. Larry Marix, uno dei pochi uomini nella storia a saltare più di 8 metri e 50. ...8 metri 6 centimetri, 48 centimetri in meno del salto di Lewis. Lewis è l'11° atleta su 12 a saltare. Il 12° è il suo compagno di squadra, Larry Marix. Mentre Lewis si prepara per il secondo salto, il pensiero di molti va allo Stadio Olimpico di Città del Messico nel 1968, al momento in cui l'americano Bob Beamon eseguì il suo primo salto della finale.
8 metri 90 centimetri, il salto più lungo della storia. Un record mondiale che resiste da quasi 16 anni e che è considerato imbattibile. Tuttavia, nei 13 mesi precedenti ai Giochi di Los Angeles, Lewis ha saltato soltanto 10 centimetri meno di quella misura. Molti pensano che Lewis proverà a battere il record nel corso di questa gara. Il secondo tentativo di Carl Lewis. Nullo. Il terzo turno non offre cambiamenti importanti in classifica. C'è una sola sorpresa. Carl Lewis rinuncia al suo terzo tentativo. Lewis rinuncia anche al suo quarto e quinto salto. È ormai chiaro che non salterà più questo pomeriggio. Siamo al sesto e ultimo salto. Lewis non segnala se salterà o meno. L'australiano Gary Hani, in seconda posizione per la maggior parte della gara, ottiene il suo salto più lungo a 8 metri 26 centimetri, una misura comunque inferiore di 28 centimetri a quella di Lewis. Nessuno dei concorrenti può migliorare la propria posizione e ora è di nuovo il turno di Lewis, ma l'americano rinuncia per la quarta volta consecutiva. Se Larry Marix riuscirà a eguagliare la sua migliore prestazione di sempre, cioè 8 metri e 56 centimetri, batterà Lewis di 2 centimetri. Dopo i primi due salti decisi di attendere perché faceva freddo e sapevo, grazie ai trials, che anche Larry nei 3 salti conclusivi non riusciva a esprimersi altrettanto bene come nei primi 3. Ma decidere di passare e poi stare a guardare il suo salto non fu facile. In ogni caso, quella era la tattica giusta da adottare. Se avessi saltato ancora una volta avrei potuto infortunarmi, ma sapevo anche che Larry aveva già saltato 8,56. Guardai il suo ultimo salto con un occhio solo perché ero molto nervoso e sapevo che poteva anche farcela. Il peggior salto di Marix, 6 metri 19 centimetri, quasi 2 metri e mezzo in meno del suo record personale. Ero triste per lui perché ce l'aveva messa tutta in quell'ultimo salto e perché sapevo che aveva le qualità per conquistare una medaglia. Ladies and gentlemen, the final results for the men's long jump competition are now shown on scoreboards A and D. Carl Lewis è ora a metà strada dal realizzare la sua impresa. Prima della fine della settimana correrà i 200 metri e la staffetta 4% nel tentativo di vincere 4 medaglie d'oro. Mercoledì 8 agosto, finale del salto con l'asta, una prova che richiede la combinazione di più risorse fisiche, la velocità di uno sprinter, la forza di un sollevatore di pesi, l'agilità di un ginnasta. Gli astisti non devono obbligatoriamente saltare tutte le misure, hanno la possibilità di passare. La gara ha inizio. In finale vi sono 14 atleti, ma i pronostici indicano una lotta tra 4 uomini. I francesi Thierry Vigneron, Air Bell degli Stati Uniti, Pierre Quinon, francese, Mike Tully, Stati Uniti.
I pronostici sono esatti. Dopo 8 turni, i 4 favoriti sono gli unici astisti rimasti in corsa per il titolo. Earl Bell e Thierry Vigneron hanno entrambi superato 5,60 m e sono primi a pari merito. Nessun altro concorrente ha superato questa misura. Poiché hanno passato varie misure, Mike Tully è terzo con 5,55 m e Quinon quarto con 5,45 m. Pierre Quinon è tra i 4 quello con minori possibilità di vittoria finale. Quando arrivò a Los Angeles poteva appena camminare. Ogni giorno si è sottoposto a sedute di fisioterapia per un grave strappo muscolare alla gamba sinistra. Oggi ha la gamba fasciata. Sebbene sia ancora in gara, ha superato una sola misura e ha passato 7 volte. La settimana prima dei giochi, la domanda non era se potevo vincere una medaglia, ma piuttosto se avrei gareggiato. La cura si rivelò miracolosa. Il giorno della gara mi sentivo bene, ma sapevo che non dovevo sforzare troppo la gamba. L'asticella è ora a 5,65 m. Bell e Vigneron passano. Quinon decide di saltare. Sbaglia il primo tentativo. Il salto con l'asta è come una partita a scacchi. Ad ogni misura si deve decidere se mentalmente e fisicamente è il momento giusto per saltare. A causa delle mie condizioni fisiche, sapevo che dovevo conservare le energie per una misura molto più alta. In quel caso non presi una buona decisione. Dopo il primo sbaglio decisi di passare e di utilizzare gli altri 2 tentativi per la misura successiva. Mike Tully ha già commesso 2 errori a 5,65 m. È attualmente in testa alla gara. Bell e Vigneron sono a pari merito al secondo posto e Quinon è quarto. Tra i 4 io ero il primo a dover decidere cosa fare. Eravamo tutti quasi al limite delle nostre possibilità. La gara durava ormai da parecchio tempo. Decisi di tentare la misura di 5,70. Incredibilmente Pierre Quinon passa in testa. Prima di questo tentativo riuscito aveva superato una sola misura e passato 8 volte. La misura attuale non è alla portata di Bell e Vigneron. Vengono eliminati, ma vincono entrambi la medaglia di bronzo. Mike Tully decide di passare. L'asta viene alzata di 5 cm a 5,75 m. Mi sentivo benissimo e decisi di continuare a fare pressione su Mike. Pierre Quinon rafforza la prima posizione. Mike Tully, secondo con un salto di 10 cm inferiore a quello di Quinon, passa di nuovo. Cercherà la vittoria alla misura successiva, 5,80 m. Anche Quinon tenterà questa misura. Quinon fu il primo a saltare. L'asticella era a 5,75 m e lui la superò al primo salto.
A quel punto mi chiesi cosa dovevo fare. Passare come per la misura precedente oppure cercare di superarla al primo tentativo per avere poi una possibilità di giocarmela allo spareggio. Decisi di passare di nuovo. Ero stanco e non pensavo che sarei arrivato allo spareggio. Pierre Quinon non ha mai superato la misura di 5,80 metri nei mesi precedenti ai giochi, ma tenterà comunque. Ancora una volta dovevo saltare per primo. Anche se ero in testa, la conquista dell'oro era ancora in dubbio. Avevamo entrambi 3 tentativi e se Mike avesse passato la misura e io no, il vincitore sarebbe stato lui. Se l'avesse sbagliata anche lui, l'oro l'avrei vinto io. Pierre Quinon sbaglia i 3 tentativi. Mike Tully ne ha ancora uno, quello che deciderà la medaglia d'oro. Mike Tully non ce la fa. Il francese Pierre Quinon vince la medaglia d'oro. Vincitore della medaglia d'oro e campione olimpico, Pierre Quinon, Francia. La Repubblica Popolare Cinese, un paese più grande del continente australiano con una popolazione di oltre 1 miliardo di abitanti. Questa nazione è il prodotto della rivoluzione politica del 1949 che ha portato alla separazione di Taiwan dal resto del paese. Negli ultimi anni la Cina ha vissuto un'altra rivoluzione, ma questa volta sportiva. In effetti, questa nazione sembra ormai destinata a diventare una delle grandi potenze sportive del pianeta. «29 luglio 1984. 219 atleti e 50 allenatori della Repubblica Popolare Cinese sfilano nel Los Angeles Coliseum per la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici.
In passato gli atleti cinesi gareggiavano a livello internazionale dando più importanza ai rapporti di fratellanza che alla competizione in se stessa. Vincere o perdere non importava, ma ora le cose sono cambiate. Gli atleti cinesi pensano ormai che l'amicizia può esistere anche nella vittoria e qui a Los Angeles si prevede che faranno ciò che i loro predecessori non hanno mai fatto: vincere una medaglia d'oro olimpica. 24 ore dopo la cerimonia d'apertura, il presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch, consegna la prima medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Los Angeles. Il momento è storico, poiché la medaglia è attribuita al cinese Su Haifeng, vincitore della prova di tiro a pistola libera e primo atleta cinese a vincere un oro alle Olimpiadi. Al termine dei giochi, la Cina avrà collezionato 15 ori, 8 argenti e 9 bronzi, confermando così le previsioni della vigilia. La Cina popolare è ormai una potenza sportiva. Questa è la 26enne schermitrice Luan Zhuzhe. Sebbene negli anni passati abbia vinto argenti e bronzi ai campionati del mondo, Luan si allena ancora secondo le tradizioni dei suoi antenati. A Los Angeles, Luan Zhuzhe supera agevolmente i turni eliminatori. La favorita per la vittoria finale è Dorina Baccaroni, ma l'italiana viene sconfitta dalla tedesca occidentale Cornelia Hanisch. Luan Zhuzhe affronta Cornelia Hanisch per la medaglia d'oro. La cinese vince e anche questo è un momento storico. Luan Zhuzhe diventa la prima cinese e la prima atleta asiatica in assoluto a vincere una medaglia d'oro olimpica nella scherma. Martedì 7 agosto. La Cina affronta gli Stati Uniti nella finale del torneo femminile di pallavolo. Le cinesi cercano di vendicare la sconfitta subita dalle americane nelle prime fasi della competizione. Grazie a una combinazione di potenza, eleganza e determinazione, conquistano la medaglia d'oro in 3 set. Sei mesi più tardi a Shanghai, i cinesi celebrano i loro campioni olimpici. In un sondaggio nazionale fatto per onorare atleti di tutti gli sport, i più acclamati sono gli eroi dei Giochi Olimpici di Los Angeles 1984. Il più grande numero di voti è assegnato all'incomparabile Li Ning, vincitore di 3 ori, 2 argenti e un bronzo nelle prove di ginnastica.
Li Ning precede Lang Ping, la star della squadra femminile di pallavolo. Terzo è Xu Haifeng, vincitore della prova di tiro con la pistola e della prima medaglia d'oro olimpica in assoluto della Cina. Al quarto posto Zhu Yanhua, favorito nella gara di salto in alto, ma solo terzo alla fine. Infine, al quinto posto Luan Zhuzhe, la schermitrice dominatrice della prova di fioretto femminile. Un pezzo di storia è stato quindi scritto sulle piste e sulle pedane di Los Angeles, con l'inno cinese eseguito 15 volte durante le 2 settimane di gare. La prima volta in assoluto in cui gli atleti cinesi si sono ritrovati sul gradino più alto del podio olimpico. Alle 17:50 di lunedì 6 agosto, 8 uomini entrano sulla pista del Coliseum per disputare la finale degli 800 metri. Il favorito è il brasiliano Joachim Cruz, che ha vinto facilmente le 3 gare di qualificazione alla finale. In gara vi sono anche 2 leggende dello sport britannico: il 27enne Sebastian Coe, primatista del mondo, e il 28enne Steve Ovett, campione olimpico a Mosca nel 1980, proprio ai danni di Coe. Nelle fasi conclusive di quella finale, Ovett, in seconda posizione, lanciò il suo attacco all'ultima curva. Coe, in quarta posizione, si ritrovò troppo distaccato dal compagno di squadra a causa di una pessima condotta di gara e non fu in grado di annullare il distacco. Quattro anni dopo, a Los Angeles, le condizioni di forma dei 2 britannici sono alquanto incerte. Fino a 6 mesi prima dei giochi, Coe soffriva di una rara infezione ai linfonodi che mise a rischio la sua carriera. I problemi cominciarono alla fine dell'82. In quell'anno fui spesso infortunato e ritornai alle gare in inverno, ma non mi sentivo mai al 100%. Nell'83 ebbi un problema ghiandolare che mi affaticava spesso. Così, alla fine dell'83, mi sottoposi a numerose cure per sbarazzarmi dei vari problemi fisici. Sin dal suo arrivo a Los Angeles, alcune settimane prima dei giochi, il campione olimpico in carica Steve Ovett è stato afflitto da seri problemi respiratori. Nella semifinale, corsa il giorno prima della finale e vinta dal brasiliano Joachim Cruz, Ovett, completamente esausto, è riuscito ad agguantare il quarto posto, l'ultimo che permette di accedere alla finale, lanciandosi disperatamente sulla linea del traguardo. I medici britannici avevano avvertito Ovett che partecipare alla finale avrebbe provocato un peggioramento dei suoi problemi respiratori. Sebastian Coe diventa quindi la principale speranza della Gran Bretagna, anche se Steve Ovett tenterà in ogni modo, a 4 anni di distanza, di ripetere l'impresa di Mosca. I concorrenti nelle corsie esterne, dietro al brasiliano Joachim Cruz in maglietta e pantaloncini blu, tagliano la pista per prendere l'interno. Cruz lascia al keniano Edwin Koech il compito di stabilire l'andatura. A 400 metri Koech è ancora in testa, seguito da Joachim Cruz. Lo statunitense Earl Jones e Sebastian Coe sono terzi. Nella dirittura opposta a quella d'arrivo, il keniano Koech è sempre primo, Cruz secondo e Coe terzo. Steve Ovett occupa l'ultima posizione. A 200 metri dal traguardo, Cruz passa all'attacco. Coe e Jones cercano di seguirlo. Il brasiliano Joachim Cruz è primo, il britannico Sebastian Coe secondo, l'americano Earl Jones terzo. All'ultimo posto il campione olimpico uscente Steve Ovett.
Ovet è esausto. Negli anni precedenti i giochi di Los Angeles, la stampa mondiale riferì spesso che tra Coe e Ovet vi era una certa ostilità. Ma queste voci vennero smentite da entrambi gli interessati. Ovet tentò di chiarire la situazione. Coe e io non siamo amici e nemmeno nemici, soltanto rivali. Subito dopo la finale non avevo idea di quanto avesse sofferto. Stavo per uscire dalla pista e lo vidi arrivare. Scambiammo qualche parola e istintivamente ebbi un moto di simpatia per lui. Era il campione uscente e sapevo che cedere il titolo in quella maniera, anche se in modo molto coraggioso, doveva essere terribile per lui. Mi incamminai e qualche istante dopo lo vidi di nuovo in difficoltà. Steve Ovet è completamente esausto. Gli ufficiali di gara richiedono l'intervento di una barella. Nel giro di pochi minuti viene trasportata all'ospedale, dove resterà per 2 giorni. meters men final. Sabato 11 agosto, giorno della finale dei 1500 metri. Steve Ovet è uno dei finalisti. Tra gli assenti il brasiliano Joaquim Cruz, oro negli 800 metri. Dopo aver vinto la sua batteria, non ha corso la semifinale a causa di un raffreddore. In assenza di Cruz, i pretendenti alla vittoria sono 5. Steve Scott, USA. Gli americani Steve Scott e Jimmy Spivey. I britannici Steve Cram, campione del mondo nei 1500 metri nel 1983. Sebastian Coe, campione olimpico in carica. E Steve Ovet, primatista mondiale, classificatosi terzo a Mosca. Si tratta di un momento raro alle Olimpiadi, poiché i 3 britannici erano presenti anche nella finale dei Giochi di Mosca del 1980. In quella gara Sebastian Coe, in seconda posizione davanti a Ovet, attaccò all'ultima curva per superare il tedesco orientale Jürgen Straub. Sul rettilineo Coe aumentò il vantaggio e vinse la medaglia d'oro, mentre Steve Ovet dovette accontentarsi del terzo posto. Steve Cram terminò all'8° posto. Nei mesi precedenti alla finale di Los Angeles, i 3 britannici hanno patito vari problemi. Steve Cram ha subito una serie di infortuni consecutivi a inguine, polpacci e caviglie. Coe non è in grande forma a causa delle malattie che lo hanno colpito negli ultimi 2 anni e che gli sono quasi costati la selezione nella squadra britannica per i 1500 metri. Coe venne in effetti battuto nei campionati britannici 5 settimane prima dei giochi, ma fu comunque selezionato insieme a Steve Ovet e Steve Cram. La sua selezione fu disapprovata quasi in blocco dalla stampa inglese. Il terzo finalista britannico è Steve Ovet, riapparso sulla pista del Los Angeles Coliseum dopo 2 giorni passati in ospedale. Ovet ha incredibilmente vinto la sua batteria. Il giorno successivo è persino riuscito a qualificarsi per la finale, piazzandosi quarto. Soffre ancora di problemi respiratori. Sebastian Coe imprime un ritmo sostenuto, ma il sudanese Omar Khalifa in pantaloncini neri e il keniano Joseph sono in testa alla prima curva. Coe è terzo e l'italiano Riccardo Materazzi in maglietta azzurra quarto. Al primo passaggio sulla dirittura d'arrivo, l'americano Steve Scott, in maglietta e pantaloncini rossi, si porta sugli uomini di testa. Lo spagnolo José Abascal è sesto, seguito dai 2 altri britannici, Steve Ovet e Steve Cram.
is Khalifa. L'americano Steve Scott accelera all'esterno e si porta dall'8ª alla prima posizione. A questo punto della gara, a 2 giri e mezzo dalla fine, la mossa di Scott ha lo scopo di aumentare l'andatura e obbligare i concorrenti più forti nello sprint a spendere energie. L'anno prima, ai campionati del mondo di Helsinki, Scott fu battuto dal britannico Steve Cram in un finale emozionante. Il sudanese Khalifa, numero 780, s'accoda a Scott in curva, mentre Sebastian Coe si porta in terza posizione. Cram è dietro Coe. Sulla dirittura d'arrivo, con ancora 2 giri da percorrere, Scott è ancora al comando. Coe è secondo. Lo spagnolo Abascal affianca Khalifa. Cram è quinto. Le posizioni rimangono invariate nei successivi 100 metri. Scott non è riuscito a scremare ulteriormente il gruppo. Coe è secondo, lo spagnolo Abascal terzo, il sudanese Khalifa quarto, seguito da Steve Cram e Steve Ovett. A 600 metri dal traguardo è evidente che la tattica di Scott è fallita. Abascal si porta in testa, superando l'americano ormai stanco. Coe è secondo, seguito dai suoi 2 compatrioti Steve Cram e Steve Ovett. L'americano Jim Spivey si porta al quinto posto. All'insaputa di tutti, Ovett ha difficoltà a respirare. Alla penultima curva, a meno di un giro dalla fine, l'esausto Steve Ovett si ritira dalla corsa. Sulla dirittura opposta a quella d'arrivo, Abascal è in testa, seguito da Coe e Cram. Coe piazza il suo scatto finale. Cram cerca di seguirlo. Abascal è terzo. Il keniano Joseph Shesha è ormai quarto. Sebastian Coe primo, Steve Cram secondo, lo spagnolo José Abascal terzo. La mia prima sensazione quando passai il traguardo fu di piacere. Poi mi voltai verso alcuni giornalisti inglesi che avevano dubitato delle mie condizioni di salute l'anno prima e dissi loro: forse adesso mi crederete, eh? Giugno 1984, una spiaggia vicino a Casablanca. Nawal El Mutawakel è rientrata a casa dopo un periodo di studio allo Iowa State University. Il suo ritorno a casa è intriso di tristezza. Suo padre è morto in un incidente d'auto qualche mese prima. Il ritorno di Nawal El Mutawakel nella sua terra natale è dolce amaro. Fu grazie al sostegno del padre che poté raggiungere la fama internazionale nei 400 metri ostacoli. Il successo di Nawal non ha precedenti in Marocco, dove tradizioni vecchie di secoli hanno limitato il ruolo delle donne nello sport.
Fu una delle persone che mi sostennero nella mia scelta di correre e poiché nella nostra società è difficile per le donne poter svolgere attività del genere, avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse e mi stesse accanto. C'era solo una persona disposta a farlo ed era mio padre. Mi diceva spesso che forse un giorno sarei diventata campionessa olimpica, ma io non gli credevo. Secondo lui, il mio solo handicap era la statura. Mi diceva che per diventare campionessa olimpica dovevo crescere un po'. Siamo nel tardo pomeriggio dell'8 agosto, il giorno della finale dei 400 metri ostacoli donne. Una delle finaliste, Nawal El Moutawakel, è con la favorita della corsa, l'americana Judy Brown, sua grande amica. Ci auguravamo soltanto buona fortuna, non potevamo nemmeno guardarci, ma questo non vuol dire che non fossimo amiche. Lo eravamo, ma non in gara, al di fuori della pista, ma non in gara. La corsa è ricca di elementi interessanti. È la prima volta nella storia delle Olimpiadi che le donne correranno i 400 metri ostacoli. E inoltre nessun atleta marocchino, uomo o donna, ha mai vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ero la sola ragazza marocchina che andava alle Olimpiadi, ma tutti mi dicevano che speravano in una mia vittoria. Io rispondevo che era impossibile, che non era giusto sperare, perché le altre atlete erano talmente forti. Loro dicevano che era possibile, che sarebbero andati a Los Angeles con la bandiera marocchina, perché avevano fiducia in me ed erano certi che avrei vinto. Nawal El Moutawakel, in maglietta verde e pantaloncini rossi, è in terza corsia, terza da sinistra. Da quella corsia potrà osservare la favorita Judy Brown che corre all'esterno in corsia 8. Nawal El Moutawakel parte bene e al primo ostacolo è in testa. Sul rettilineo opposto a quello d'arrivo aumenta il suo vantaggio. Nawal El Moutawakel si avvicina al traguardo e nessuno può più raggiungerla. Continuavo a girarmi e vedevo che le altre erano molto indietro. Ero sorpresa, non potevo crederci. Nawal El Moutawakel prima, la statunitense Judy Brown seconda, la rumena Cristina Koiukaru terza. Judy Brown si avvicina per congratularsi con la sua amica. Penso che tutti in Marocco la amino perché fu così carina con me, continuava a abbracciarmi e a piangere insieme a me, era così contenta del mio risultato. Quanto a me, non potevo proprio smettere di piangere, fu tutto così surreale. I compatrioti di Nawal El Moutawakel sono nelle tribune con la bandiera che hanno portato dal Marocco. Non ci credevo, dicevano, hai visto che hai vinto, prendi la bandiera e fai un giro d'onore. In quei momenti pensavo a mio padre e alla mia famiglia a casa. Ero felice, ma continuavo a piangere. Nawal El Moutawakel, la prima donna di una nazione araba a vincere una medaglia d'oro olimpica e il primo atleta marocchino, uomo o donna, a guadagnarsi il diritto di salire sul gradino più alto del podio olimpico.
Prima dell'inizio delle gare di tuffi dal trampolino e dalla piattaforma, un giornalista scrisse che esistono due categorie di tuffatori. Da una parte quelli che si cimentano con talento, grazia, bellezza e coraggio. E dall'altra Greg Louganis. Pomeriggio dell'8 agosto, finale dei tuffi dal trampolino. Ogni finalista ha a disposizione 11 tuffi. Lo statunitense Greg Louganis ha condotto la gara sin dall'inizio e ha aumentato il suo vantaggio tuffo dopo tuffo. Nei preliminari e nella finale ha ottenuto un 10 9 volte. Greg Louganis, a reverse 1 1/2 somersaults, 3 1/2 twists free, 3.3. Louganis termina la gara con l'incredibile vantaggio di 92 punti. Vincitore della medaglia d'oro e campione olimpico Greg Louganis, Stati Uniti. Louganis diventerà il terzo tuffatore nella storia delle Olimpiadi a vincere sia la gara dal trampolino sia quella dalla piattaforma. Greg Louganis ha sentito il bisogno di eccellere sin da quando era bambino. Da bambino balbettavo terribilmente e non era facile vivere con questo handicap. Per esempio, quando dovevo leggere qualcosa in classe, era frustrante perché facevo molti errori e tutti mi prendevano in giro. Soffrivo talmente che alla fine me ne stavo zitto. Fu allora che cominciai a dedicare tutto il mio tempo e le mie energie all'attività fisica. Dimostravo alla gente che potevo ballare, fare capriole e anche tuffarmi. I thought you stood up too straight, but it didn't matter, you were so damn high. Our leaderboard will now show the standings for the completion of 9 rounds of diving. Greg Louganis, ormai sicuro della medaglia d'oro, si prepara per il suo 10° ed ultimo tuffo. Il difficile ed estremamente pericoloso triplo salto e mezzo all'indietro raggruppato. Se lo esegue correttamente, sarà il primo tuffatore della storia a ottenere più di 700 punti nella prova dalla piattaforma. Un anno prima dei giochi, un tuffatore sovietico rimase ucciso quando sbatté la testa contro la piattaforma all'inizio del tuffo, a 10 metri di altezza. Ero sulla piattaforma quando il russo eseguì il tuffo. Capì che aveva colpito la piattaforma perché la torre tremò e
La mia prima reazione fu di lanciarmi in acqua e di soccorrerlo. Ma fui così colpito da quello che accadde che non riuscii a farlo. Non è facile rimanere freddi in momenti così tragici. Signore e signori, la classifica ufficiale. Al primo posto Greg Louganis, Stati Uniti, 710,91 punti. Nel pomeriggio del 28 luglio 1984, 140 nazioni sfilano nello stadio per la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Los Angeles. Una delle delegazioni presenti, quella rumena, con 132 rappresentanti. 2 membri della squadra, Marichika Puica, che correrà nei 1500 e 3000 metri, e Jon Puica, suo marito e allenatore. Fu un giorno memorabile per tutti noi. Il pubblico americano ci accolse con tanto entusiasmo e affetto. Ero vicina alle tribune, la gente mi diceva di riconoscermi per via dei capelli biondi. Per me era una doppia festa. Il giorno dopo era il mio 34esimo compleanno. Marichika e Jon si sono preparati per le Olimpiadi a Bucarest. Si allenano insieme ogni giorno sin dal loro matrimonio 14 anni prima. Nei giorni precedenti alla gara fu interessante notare che la maggior parte dei giornalisti scrisse soltanto di Mary Decker e Zola Budd. Pochi rilevarono che Marichika aveva corso i 3000 metri più veloci dell'anno e che il miglior tempo di Mary Decker era di 2 secondi superiore a quello di Marichika. Venerdì 10 agosto. 12 concorrenti si allineano alla partenza dei 3000 metri. Nelle settimane precedenti la gara era stata presentata come un duello tra la britannica Zola Budd e l'americana Mary Decker. La corsa ha inizio. Mary Decker, in grado di vincere le corse correndo davanti o partendo da dietro, prende subito la testa. Marichika Puica segue in seconda posizione. La Decker decise di correre solo questa gara perché la partecipazione ai 1500 e ai 3000 avrebbe significato correre tra batterie e finali 4 corse in 4 giorni. Puica è la sola atleta a partecipare alle 2 gare. A 200 metri Zola Budd si porta in seconda posizione dietro la Decker. Marichika è terza. Stavo veramente bene, correvo con facilità in terza posizione. Non mi sentivo stanca, sebbene avessi corso le batterie dei 1500 e 3000 metri nei 2 giorni precedenti. L'andatura di Mary era piuttosto elevata e a me stava benissimo. Agli 800 metri il tempo era quello del record del mondo. La 18enne Zola Budd è in seconda posizione dietro la Decker. Prima dei giochi la stampa di tutto il mondo si interessò enormemente a questa atleta sudafricana abituata a correre scalza. La Budd cominciò a imporsi a livello internazionale quando a 16 anni dimostrò di essere una mezzofondista di talento. A causa dell'esclusione del Sudafrica dai giochi per via delle sue politiche razziali, la Budd si trasferì in Gran Bretagna 4 mesi prima dei giochi.
Nel mese successivo acquisì la cittadinanza britannica e conquistò un posto nella squadra olimpica di quel paese. A 4 giri dalla fine, la statunitense Joan Hanson, quart'ultima, si accoda alla portoghese Aurora Cunha. Intermediate time is on scoreboard B. All'uscita dalla curva, Mary Decker è in prima posizione e Zola Budd al centro in seconda. La britannica Wendy Sly risale in terza posizione all'esterno, Marichika Puika è quarta e la canadese Lynn Williams quinta. Le altre concorrenti seguono in fila indiana. John Hanson si avvicina al gruppo di testa. Sulla dirittura opposta a quella finale, a più di 3 giri dalla fine, le 4 atlete di testa sono molto vicine l'una all'altra. Prima della gara gli esperti avevano detto che l'unica possibilità di vincere la medaglia d'oro per la Budd era di prendere un grosso vantaggio in testa alla corsa per non patire lo sprint finale di Mary Decker e Marichika Puika. A 1400 metri dal traguardo, Zola Budd ha qualche centimetro di vantaggio, seguita da Mary Decker e Wendy Sly. Marichika Puika è quarta. The leader at 2 kilometers, Budd, Great Britain. The intermediate time shown on scoreboard B. Nel rettilineo, la Budd e la Decker si toccano. La Puika si fa strada tra Wendy Sly e Zola Budd per portarsi al comando. La Decker tenta di rientrare in gara. Zola Budd è di nuovo in testa. La sua compatriota Wendy Sly le è accanto. Marichika Puika è terza. A 500 metri dalla fine, Wendy Sly e Marichika Puika superano la stanca Budd. A poco più di un giro dalla fine, le 3 di testa passano di nuovo accanto all'infortunata Decker. Marichika Puika e Wendy Sly corrono fianco a fianco in testa e Zola Budd perde sempre più contatto con loro. A 250 metri dalla fine, la Puika scatta. La rumena Marichika Puika è prima, la britannica Wendy Sly seconda e la canadese Lynn Williams terza. Zola Budd termina in settima posizione davanti a Joan Hanson, la prima americana a cadere nel corso della gara. L'ultima concorrente, l'italiana Agnese Possamai, si avvicina al traguardo, mentre Mary Decker viene aiutata a rialzarsi. Il replay della caduta mostra che le concorrenti correvano il rischio di toccarsi ben prima dell'incidente. Dieci metri prima, le 2 atlete si toccano una prima volta. Credo che l'incidente sia avvenuto per la limitata esperienza internazionale di entrambe. Penso comunque che anche senza l'incidente il risultato sarebbe stato lo stesso. La vittoria fu un'esperienza magnifica. Certo, l'incidente fu alquanto spiacevole,
Penso tuttavia che se un atleta è ben allenata e ha ben chiara la tattica da adottare, è improbabile che cose del genere accadano. Mi rendo conto dello shock e del dispiacere che Mary deve aver provato, ma credo che al suo posto avrei continuato la gara. Sarebbe stato bello ed emozionante se avesse provato a finirla. Incidentul Mary Decker. Final results of the women's 3,000 meters, now displayed on scoreboards A and D. Maricica Puica sul gradino più alto del podio. Il giorno seguente otterrà un'ulteriore ricompensa. Nella finale dei 1500 metri, la sua quarta gara in 4 giorni, è in sesta posizione a soli 100 metri dal traguardo. Termina al terzo posto dietro l'italiana Gabriella Dorio e la sua compatriota Doina Melinte e conquista la medaglia di bronzo. Ma la Puica ha già scritto un pezzo di storia, vincendo la prima finale olimpica dei 3000 donne. La sera di martedì 31 luglio, più di 13.000 spettatori affollano il Poli Pavilion per assistere al concorso a squadre uomini di ginnastica. Tutti i pronostici sono per la squadra cinese, campione del mondo ai danni dell'Unione Sovietica l'anno precedente. Considerando che l'Unione Sovietica ha boicottato i giochi, la vittoria cinese viene data per scontata. Ma alla fine degli esercizi obbligatori, gli Stati Uniti sono sorprendentemente in testa, seguiti dalla Cina e dal Giappone. Per gli Stati Uniti, la prima posizione a metà della competizione è un evento unico. Nessuna squadra americana di ginnastica ha mai vinto una medaglia d'oro olimpica dai Giochi di St. Louis nel 1904, dove vennero disputate prove di ginnastica differenti. In uno sport dove la differenza tra vittoria e sconfitta è in genere determinata da una frazione di punto, la classifica degli Stati Uniti è ancora più sorprendente. Il loro vantaggio sulla Cina è superiore a 1 punto e quello sul Giappone è di quasi 3 punti. Sembra che la lotta per l'oro sia ormai ristretta agli Stati Uniti e alla Repubblica Popolare Cinese. Gli stessi esercizi giudicati negli obbligatori 2 giorni prima saranno disputati nei facoltativi questa sera. Corpo libero, parallele, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, sbarra. Ma con un'unica importante differenza. Negli obbligatori ogni ginnasta ha dovuto eseguire una predeterminata routine, mentre stasera nei facoltativi gli atleti presenteranno le loro. Ogni squadra ha 6 atleti, ma verranno considerati solo i 5 migliori punteggi. Nella prima rotazione, il corpo libero, tutti e 6 gli atleti statunitensi ottengono ottimi punteggi. Nel cavallo a maniglie, le prestazioni degli atleti cinesi sono ancora una volta al di sotto delle loro possibilità. Alla fine della prima rotazione, gli Stati Uniti incrementano il loro vantaggio di altri 25 centesimi di punto. I cinesi sono eccellenti agli anelli nella seconda rotazione. Le 2 star, Li Ning e Tong Fei, ottengono entrambe un 10. Gli atleti statunitensi si esibiscono al cavallo a maniglie. Ancora una volta ottengono ottimi punteggi, ma a questo punto i cinesi sono chiaramente in lotta per la medaglia d'oro. Alla fine delle 2 rotazioni la Cina ha dimezzato il distacco dagli Stati Uniti.
Nella terza rotazione, lo statunitense Mitch Gaylord ottiene un 10 agli anelli. Gli americani si dimostrano di nuovo più costanti e aumentano il loro vantaggio di 20 centesimi di punto. A 3 attrezzi dalla fine, la Cina è indietro di 85 centesimi di punto. Nella quarta rotazione, i cinesi risalgono ancora grazie a un'ottima prestazione alle parallele. Nessuno dei ginnasti cinesi ottiene meno di 9,90. I cinesi riprendono 20 centesimi di punto agli Stati Uniti e ora hanno un ritardo di 65 centesimi. Nella quinta rotazione, lo statunitense Bart Conner ottiene un 10 alle parallele. Ma i cinesi rispondono con una magnifica prestazione alla sbarra fissa. Il loro peggiore punteggio è 9,90. Guadagnano altri 5 centesimi di punto e riducono il distacco a 60 centesimi, poco più di mezzo punto. L'ultima rotazione. Gli Stati Uniti sono alla sbarra, mentre i cinesi si esibiscono al corpo libero. Ancora una volta il peggior punteggio dei cinesi è 9,90. La situazione è ormai ben chiara. Se gli Stati Uniti non commettono errori gravi, vinceranno la medaglia d'oro. Solo un disastro alla sbarra fissa può togliere l'oro agli americani. Questa eventualità può diventare realtà con lo statunitense Mitch Gaylord. Gaylord è uno dei pochi ginnasti al mondo ad aver avuto l'onore di vedere associato il suo nome a una routine, denominata appunto Gaylord. Una routine considerata troppo rischiosa dagli altri ginnasti ed eseguita solo da Gaylord stesso. Una routine in cui il ginnasta si stacca dalla barra per ritrovarla dopo un salto mortale mezzo e un mezzo avvitamento. Se Gaylord dovesse tentarla e fallire, la medaglia d'oro sarà a rischio. L'allenatore degli Stati Uniti, Grossfeld, sarà accanto alla sbarra per riprendere Gaylord in caso di caduta. Grossfeld sa bene che 2 giorni prima, negli obbligatori, Mitch Gaylord ha ottenuto un modesto 9,40 senza nemmeno tentare l'esercizio che ha inventato. Sapevo che eravamo vicini a vincere il titolo e che lui poteva mancare la sbarra, visto che il movimento è molto difficile e che ci vuole anche una buona dose di fortuna. Così guardai Mitch e pensai di chiedergli di non farlo. Ma si era talmente preparato per questo momento che lo lasciai fare. Anche perché sapevo che in allenamento, prima della gara, aveva ottenuto delle percentuali di riuscita del 75%. Il rischioso esercizio di Gaylord è programmato all'inizio della routine. La magnifica prestazione di Gaylord sigilla la vittoria degli americani, che diventa matematica, grazie anche alle prestazioni di Bart Conner e Tim Daggett. Tocca ora a Peter Widmer recitare l'ultimo atto della competizione. Nel concorso a squadre contano 5 punteggi e io ero il sesto. I primi 5 ci avevano già assicurato la vittoria, ma nessuno me lo disse e io non mi resi conto che tutto era già deciso.
Così pensai che il mio punteggio fosse importante ai fini della classifica. Ottenni comunque un 9,95 e appena terminata la routine seppi che avevamo vinto il titolo. Cominciai a gridare come un pazzo e a saltare di gioia con tutti gli altri, tanto che quando fu il momento di salire sul podio ero in uno stato tale che pensavo di essere sul punto di morire. Sebbene la grossa prestazione di Peter Widmer non fosse necessaria per assicurare la vittoria, fu comunque importantissima per lui. 2 giorni dopo avrebbe infatti partecipato insieme ad altri 36 ginnasti alla finale del concorso generale individuale. In tale competizione viene preso in considerazione metà del punteggio ottenuto dal ginnasta nel concorso a squadre. All'inizio della gara Widmer è in prima posizione.
Questa è la tedesca occidentale Ulrike Meifert, 28 anni. Quando vinse la gara di salto in alto alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 aveva 16 anni e divenne così la più giovane atleta a ottenere una medaglia d'oro in atletica. Questa è l'italiana Sara Simeoni, 31 anni. Da piccola studiò danza, ma a causa della statura decise di dedicarsi all'atletica. Nella gara di salto in alto alle Olimpiadi di Monaco, vinta dalla Meifert, si classificò sesta. Alle Olimpiadi del 1976 la Meifert non si qualificò per la finale e a quelle di Mosca nel 1980 non partecipò a causa del boicottaggio. Alla vigilia dei Giochi di Los Angeles ha ritrovato la forma ed è una delle favorite per la vittoria. La carriera di Sara Simeoni esplose dopo Monaco. A Montreal vinse la medaglia d'argento e a Mosca conquistò la medaglia d'oro. Dopo 3 Olimpiadi e le soddisfazioni ottenute, si ritirò dalle gare poco tempo prima dei Giochi di Los Angeles. Ho cambiato parere perché sono delle emozioni molto belle che difficilmente si possono rivivere. Italy. Volevo così ritrovarmi ancora nelle stesse condizioni. Ladies and gentlemen, Venerdì 10 agosto, ore 16. 15 atlete si sono qualificate per la finale del salto in alto. introduce the 15 finalists. La favorita è la 28enne tedesca occidentale Meifert. 12 anni prima vinse la medaglia d'oro nella stessa gara e quella fu anche l'ultima finale olimpica alla quale partecipò. Ricordo che dopo la qualificazione ero molto stanca e nervosa, ma durante la finale mi sentii benissimo e molto rilassata. Mi dissi oggi o mai più. La gara ha inizio. A ogni salto Sara Simeoni e Ulrike Meifert confermano di essere in grande forma. Grazie al sorteggio, la Simeoni salterà prima della Meifert nel corso dell'intera gara. Tutte le principali antagoniste della Meifert e della Simeoni per le medaglie vengono via via eliminate. L'asta è stata posta a 1,97 m, la misura del record olimpico. Sara Simeoni. Ulrike Meifert. La canadese Debbie Brill ha sbagliato 2 volte e ha un solo tentativo a disposizione. Ha 31 anni ed è madre da poco. Come la Meifert e la Simeoni, ha iniziato la sua carriera olimpica ai Giochi di Monaco nel 1972.
La vera sorpresa della gara è Johnny Huntley, saltatrice americana che nessuno credeva capace di conquistare una medaglia. A questo punto si conoscono i nomi delle candidate al podio. L'americana Johnny Huntley, una veterana delle Olimpiadi di Montreal nel 1976 e che ha appena stabilito il suo record personale. L'italiana Sara Simeoni, campionessa olimpica in carica. La tedesca occidentale Ulrike Meifert, medaglia d'oro a Monaco 1972. In the women's high jump, number 235, Sara Simeoni of Italy has just established a new Olympic record, 2 meters, 6 feet, 6 3/4 inches. Fino a un anno fa, Ulrike Meifert deteneva il record del mondo con una misura superiore di 2 centimetri a quella che tenterà di superare. La 28enne Johnny Huntley ha sbagliato i primi 2 tentativi e ne ha uno solo a disposizione. Sbaglia, ma la medaglia di bronzo è comunque sua. Results in the women's high jump through 2 meters are now displayed on scoreboards A and D. The bar has now been raised. E ora la lotta per il gradino più alto del podio tra 2 campionesse olimpiche che si incontrarono per la prima volta ai Giochi di Monaco nel 1972. La Simeoni al secondo tentativo. Alla 31enne italiana non resta che un tentativo. Sara Simeoni termina la sua carriera olimpica
con una medaglia d'argento. Ladies and gentlemen, now displayed on scoreboards A and D, the final results of the women's high jump. Ulrike Meyfart, la sola donna nella storia delle Olimpiadi a vincere una seconda medaglia d'oro nella stessa disciplina a 12 anni di distanza dalla prima. Nel pomeriggio di mercoledì 8 agosto, mentre si disputa la gara di salto con l'asta, 8 uomini si preparano per la finale dei 200 metri. I pronostici per le 3 medaglie sono per gli americani Carl Lewis, Thomas Jefferson e Kirk Baptiste. Carl Lewis è il grande favorito per vincere la sua terza medaglia d'oro. L'atleta che molti vorrebbero veder vincere, il 32enne italiano Pietro Mennea, primatista mondiale e campione olimpico in carica ai Giochi di Mosca del 1980. Pietro era contento del solo fatto di disputare la sua quarta Olimpiade e incoraggiava tutti gli altri finalisti. Venne da me per congratularsi e per augurarmi una bella gara. Per me è sempre stata una persona fantastica e lo conosco ormai da parecchi anni. È bello correre contro persone così, per le quali l'importante non è vincere, ma partecipare. Lane 7, number 915, Carl Lewis, USA. Mentre Carl Lewis si prepara per i 200 metri, i pensieri di molti ritornano di nuovo al passato. Ai Giochi di Berlino del 1936, Jesse Owens, come Lewis, vinse tutte le gare di qualificazione alla finale. Uno dei più forti antagonisti di Owens fu il suo compatriota Mac Robinson, fratello del famoso giocatore di baseball Jackie Robinson. Anche Mac Robinson raggiunse la finale imbattuto. All'uscita della curva, Owens ha 2 metri di vantaggio su Robinson. Jesse Owens è primo, Mac Robinson secondo e l'olandese Martinus Ozendarp terzo. A Los Angeles, Carl Lewis, secondo da sinistra in settima corsia, cercherà di imitare la vittoria di Jesse Owens. Kirk Baptiste in terza corsia ha un leggero vantaggio. Thomas Jefferson è in quarta. La mia tattica è accelerare progressivamente in curva e poi distendermi sulla dirittura d'arrivo. Quella gara fu praticamente una corsa solitaria perché avevo un solo avversario all'esterno, un brasiliano, che superai in un baleno. Carl Lewis primo, Kirk Baptiste secondo, Thomas Jefferson terzo. Lewis vince la sua terza medaglia d'oro. L'italiano Pietro Mennea, campione uscente, termina al 7° posto. Carl Lewis ha vinto la sua terza medaglia d'oro. Tra 3 giorni correrà l'ultima frazione della staffetta 4%.
Sabato 11 agosto, la finale della staffetta 4%. La squadra americana è in grado di battere il record mondiale. Il primo frazionista, Sam Grady, secondo dietro Lewis nella finale dei 100 metri. Il secondo frazionista, Ron Brown, quarto nei 100 metri. Ha provvisoriamente accantonato la carriera di giocatore di football professionista per cercare di vincere una medaglia d'oro olimpica. Calvin Smith correrà in terza frazione. Non è riuscito a far parte della squadra americana per i 100 e 200 metri a causa di infortuni vari. L'ultimo frazionista, Carl Lewis, a caccia della sua quarta medaglia d'oro. I quattro si incontrano un'ultima volta prima della corsa. Scendemmo nella sala riunioni, incollammo i pettorali sulle magliette e ci guardammo l'un l'altro incitandoci a vicenda. Ebbi veramente la sensazione che gli altri volessero che vincessi la quarta medaglia d'oro e tutti volevamo quel record del mondo. Lewis correrà la quarta ed ultima frazione, la sola differenza del suo tentativo di ripetere l'impresa di Jesse Owens ai Giochi Olimpici di Berlino nel 1936. Infatti, Owens corse in prima frazione. Jesse Owens al centro passa il testimone con 2 metri di vantaggio. Ralph Metcalf e Foy Draper incrementano il vantaggio e quando Frank Wyckoff inizia l'ultima frazione, gli Stati Uniti sono davanti di 10 metri. Owens vince la sua quarta medaglia d'oro. A Los Angeles gli Stati Uniti sono in corsia 5. Sam Grady è il primo frazionista. I principali antagonisti degli Stati Uniti, la Giamaica in prima corsia all'estrema sinistra. Grady passa il testimone a Ron Brown. Calvin Smith trascina la staffetta americana in testa. Smith passa il testimone a Carl Lewis. Stati Uniti primi, Giamaica seconda, Canada terzo. Ecco come Carl Lewis vide la corsa. Lo sparo riecheggia e tu speri che alla partenza non vi siano intoppi. Sam sta correndo un'ottima frazione, io lo osservo. Quello è il lato positivo, ma c'è anche un lato negativo quando sei l'ultimo frazionista. Stai a guardare, ma la tensione ti sale dentro sempre di più. Sam corre un'ottima frazione e quando arriva nella zona di cambio comincio a pregare. Il passaggio del testimone da Sam a Ron è ottimo. Tiro un sospiro di sollievo, la prima parte è andata. Ron corre una frazione impressionante sul rettilineo opposto e io gonfio il petto sempre di più. Al secondo cambio, altro sospiro di sollievo e là Calvin esplode. L'ansia di correre gli fa letteralmente ingoiare la curva e a me fa quasi dimenticare che devo aspettarlo per potermi fiondare verso il traguardo. Per 2 o 3 volte ho l'istinto di partire quando lui è ancora lontano, ma so che l'unica cosa che devo fare è mettere dietro la mano e aspettare il testimone. E magicamente il testimone arriva. Lo afferro con la sinistra, lo passo alla destra e in quel momento tutto mi conferma che il testimone è al sicuro. Quindi altro grosso sospiro di sollievo. Penso che la medaglia è nostra, che i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo e mi dico che è tempo di andare a prendere il record e da quel momento non penso ad altro. Quando taglio il traguardo, guardo in alto, ma ho un vuoto mentale. Non ricordavo più il vecchio record, quindi chiesi se ce l'avevamo fatta. Mi girai e vidi Ron corrermi incontro con il più grande sorriso che abbia mai visto. Capii che era fatta. Il tempo è 37,83 e migliora di 3 centesimi il record mondiale precedente. «48 anni e 2 giorni dopo Jesse Owens,
Carl Lewis porta a termine la stessa impresa, vincendo la medaglia d'oro nei 100 metri, nel salto in lungo, nei 200 metri e nella staffetta 4 per 100 metri. È il 29 luglio 1984, il primo giorno di gare ai Giochi Olimpici di Los Angeles. Una delle prove di apertura programmate, la gara femminile individuale di ciclismo su strada sulla distanza di 79 km. Questa è la prima volta che le donne gareggiano in una prova di ciclismo alle Olimpiadi. Le concorrenti iscritte sono 45. I pronostici dicono che la lotta per la medaglia d'oro sarà ristretta a due americane, la 21enne Rebecca Twigg e la 27enne Connie Carpenter-Finney. Connie Carpenter-Finney è una delle poche atlete presenti a Los Angeles con una storia speciale alle spalle. Connie è sposata con Davis Finney, ottimo ciclista americano, anch'egli presente ai giochi. È inoltre una veterana olimpica. Ai Giochi invernali di Sapporo del 1972, all'età di 15 anni, Connie arrivò settima nei 1500 metri di pattinaggio, ma dopo una serie di infortuni che ne ostacolarono la carriera, decise di dedicarsi al ciclismo. La sua principale avversaria, Rebecca Twigg, che poche settimane prima l'ha sconfitta 2 volte ai Trial Olimpici. La stampa mondiale ha trasformato questa prova in un duello personale tra le due americane. La veterana che per anni ha dominato e la nuova arrivata che molti pronosticano come vincitrice dell'oro olimpico. Il ciclismo è in un certo senso una contraddizione. Per un ciclista che si batte per arrivare primo al traguardo, un altro corridore della stessa squadra deve dare prova di grande altruismo. Eravamo le leader della squadra, ma nessuno disse all'una o l'altra di mettersi al nostro servizio. Si sa che al momento dei mondiali o delle Olimpiadi bisogna cooperare per gli interessi della squadra e non è giusto che la stampa dica che si è rivali perché in quei casi non lo siamo. Penso che Rebecca e io siamo diventate ottime cicliste per questa grande voglia che avevamo di superarci in ogni gara a cui abbiamo partecipato nei 3 anni prima delle Olimpiadi. Io avevo dominato la disciplina per lungo tempo mentre lei stava cominciando a imporsi e non ci stava ad arrivare seconda. La corsa si svolgerà su un circuito misto e la distanza di ogni giro è di 16 km circa. Le concorrenti percorreranno lo stesso circuito 5 volte, per un totale di 79 km. Una corsa di ciclismo su strada è una combinazione di forza, velocità e tattica. Una delle tattiche più comuni adottate dai ciclisti è quella di disporsi in fila per diminuire la resistenza del vento e conservare più del 25% dell'energia utilizzata dai ciclisti in testa al gruppo. Un'altra tattica d'attacco consente di verificare la forza e la velocità degli avversari mediante scatti e uscite dal gruppo. A pochi chilometri dal traguardo, le 45 concorrenti sono divise in 2 gruppi. Uno è quello dei concorrenti in fuga e l'altro quello delle inseguitrici.
150 metri dalla fine, 3 concorrenti lottano per la medaglia d'oro. Rebecca Twigg a destra, la tedesca occidentale Sandra Schumacher al centro e Connie Carpenter-Finney a sinistra. Connie Carpenter-Finney vince di pochi centimetri. Rebecca Twigg è seconda e la tedesca Sandra Schumacher terza. Un replay mostra che la corsa è stata vinta e persa per precisi motivi. All'approssimarsi della linea d'arrivo, Rebecca Twigg a destra lancia lo sprint. Sembra che l'americana abbia anticipato un po' troppo la sua azione e quando Connie Carpenter-Finney a sinistra la raggiunge, la Twigg sembra ormai stanca e comincia a dirigersi verso la sua compatriota e quindi a percorrere una distanza maggiore rispetto a una linea retta. Alcune decine di centimetri che le hanno forse impedito di vincere, visto che è stata battuta di pochissimo dalla Finney. Vidi qualcuno rimontare, non sapevo chi fosse. Continuai a pedalare al massimo e fu solo quasi sulla linea d'arrivo che vidi che era Connie, ma è ugualmente bella vincere la medaglia d'argento. Per me fu il massimo, volevo fortemente vincere alle Olimpiadi. Se non ci fossi riuscita sarebbe stato per colpa mia, perché ero così veloce che dovevo per forza vincere. Fu il coronamento di una lunga carriera, una vittoria che mi ha dato la possibilità di ritirarmi al top, come desideravo fare. Connie Carpenter-Finney vince la prima corsa ciclistica femminile su strada nella storia delle Olimpiadi. Ladies and gentlemen, the gymnasts. Giovedì 2 agosto, la finale del concorso generale individuale di ginnastica uomini sta per iniziare. Gli atleti qualificati sono 36, divisi in 6 gruppi di 6 ginnasti ciascuno. Si esibiranno agli stessi 6 attrezzi del concorso a squadre. Le regole olimpiche consentono solamente la partecipazione per ogni nazione degli atleti che hanno ottenuto i 3 migliori punteggi nel concorso a squadre. All'inizio della competizione i 3 ginnasti statunitensi e i 3 cinesi occupano 6 dei primi 7 posti. Al primo posto l'americano Peter Widmer, seguito dal cinese Li Ning. Terzo è il cinese Tong Fei e quarto lo statunitense Bart Conner. Lo statunitense Mitch Gaylord e il cinese Zhu Ziqiang sono sesti a pari merito. Il 27enne giapponese Koji Gushiken occupa la quinta posizione e spezza l'egemonia statunitense e cinese. Solo 20 centesimi di punto separano il primo dal sesto. Un errore a uno qualsiasi degli attrezzi può cambiare radicalmente la classifica. Per Peter Widmer la strada che lo ha condotto alla finale si è rivelata piuttosto lunga. 4 anni prima, all'età di 19 anni, quando era studente del secondo anno alla UCLA, avrebbe potuto aspirare alla conquista di una medaglia ai Giochi di Mosca se il boicottaggio non gli avesse impedito di gareggiare. Quella delusione spinse l'allenatore di Widmer, il giapponese Marco Sakamoto, a non andare ad allenare all'estero per preparare Peter e il suo compagno di squadra Tim Daggett per i Giochi di Los Angeles. Marco affermò che sarebbe partito all'estero solo dopo la conquista dell'oro olimpico da parte dei suoi allievi. Questa eventualità si è realizzata con la vittoria degli Stati Uniti nel concorso a squadre. Daggett a sinistra ha contribuito al successo della squadra statunitense, ma non si è qualificato per il concorso generale individuale. Ora Widmer e Marco hanno la possibilità di vincere una seconda medaglia d'oro. Widmer ha anche un altro motivo di ispirazione. Un anno prima dei giochi si è sposato e sua moglie Donna, ex ginnasta, si trova nell'arena. Entrambi sono devoti mormoni. Grazie alla conoscenza del mondo della ginnastica e del suo coinvolgimento nella professione del marito, la velocità di calcolo di Donna Widmer è migliore di quella degli strumenti informatici attuali. Donna può in effetti stilare le classifiche dei ginnasti molto prima dei computer impiegati a questo scopo. Nella sua prima routine, la sbarra fissa, Peter Widmer è eccellente. Ottiene un 10 e aumenta il vantaggio che ha sul secondo. Ma nel corpo libero, il suo punto debole, Widmer non fornisce una prestazione altrettanto eccelsa. Donna Widmer sa perfettamente che non è la sua specialità.
Vidmar ottiene un 9,80. Donna applaude, ma sa già che il vantaggio di Peter è svanito. In effetti, il cinese Li Ning ha ottenuto in precedenza 9,95 al cavallo con maniglie. Dopo 2 rotazioni, Vidmar e Li Ning sono a pari merito al primo posto. Nella terza rotazione, al giapponese Koji Gushiken viene assegnato un 10 nel volteggio. A metà della competizione, Gushiken si è portato dalla quinta alla terza posizione. Vidmar sul cavallo con le maniglie e Li Ning agli anelli hanno ottenuto 9,90 e sono sempre primi a pari merito. Gli altri concorrenti, sebbene costanti nelle loro prestazioni, non riescono ad avvicinarsi ai leader. La lotta per la medaglia d'oro sembra limitarsi a 3 atleti: lo statunitense Peter Vidmar e il giapponese Li Ning, primi a pari merito, e il giapponese Koji Gushiken, terzo e staccato di appena 25 millesimi di punto. Per Koji Gushiken gareggiare a Los Angeles è quasi un miracolo. A 27 anni è considerato vecchio per la ginnastica. Non ha partecipato a precedenti Olimpiadi poiché non fu selezionato per far parte della squadra giapponese nel 1976 e, come Peter Vidmar, non gareggiò a Mosca del 1980 a causa del boicottaggio. Fu inoltre vittima di 2 infortuni estremamente seri che misero in pericolo la sua carriera. Nel 1975, a 18 anni, si ruppe la caviglia. Ritornato alle gare, si lacerò il tendine d'Achille. Sebbene sia insegnante di educazione fisica in Giappone, Koji Gushiken ha continuato a gareggiare, vincendo il peso dell'età e degli infortuni per arrivare a partecipare ai suoi primi e ultimi giochi olimpici a Los Angeles. Eccolo esibirsi alle parallele nel corso della quarta rotazione. I 3 uomini ottengono un 9,90 e la loro posizione resta quindi invariata quando mancano soltanto 2 rotazioni. Vidmar e Li Ning primi a pari merito, Gushiken è terzo. L'importantissima quinta rotazione. I 3 leader sono in gruppi differenti e il caso, sotto forma di sorteggio, ha voluto farli gareggiare nello stesso momento. Peter Vidmar si prepara per il volteggio. Koji Gushiken sta eseguendo la sua routine alla sbarra fissa e Li Ning si esibisce alle parallele. Vidmar è il primo a completare la sua routine, ma commette un errore in uscita. Donna Vidmar sa che questo errore farà perdere dei punti a suo marito. Osserva Gushiken. Le sue preoccupazioni sono giustificate. Gushiken è fantastico e ottiene un 9,95 contro il 9,90 di suo marito. Li Ning si autoelimina dalla lotta per la medaglia d'oro ottenendo soltanto un 9,80. Incredibilmente, Koji Gushiken passa in testa alla classifica con Peter Vidmar secondo a 25 millesimi di punto. La lotta per la medaglia d'oro si deciderà all'ultimo attrezzo tra il giapponese Koji Gushiken e l'americano Peter Vidmar. Entrambi devono commettere grossi errori per permettere a Li Ning di rientrare in corsa per l'oro.
l'atto finale di una storia cominciata molte ore prima della gara. La mattina della gara, Peter Widmer si recò al Pauli Pavilion per un ultimo allenamento, pensando di essere solo. Stavo per entrare in palestra quando vidi Koji Gushiken inginocchiato spalle alla porta. Stava leggendo qualcosa, non so esattamente cosa, ma penso fosse un testo religioso. Leggeva ad alta voce. Quando ero una matricola alla scuola media superiore, il mio professore mi diede un libro e mi disse che anche grazie a quello sarei diventato il miglior ginnasta al mondo. Il messaggio del libro era di sviluppare le proprie capacità. Diceva: persegui i tuoi ideali, ma non sfuggire alla realtà. Vivi quella realtà senza fretta. Cerca l'eternità e migliora il presente un passo alla volta. Esprimi un desiderio perpetuo, non fermarti mai. Guarda sempre indietro e sii aperto. Poco prima di eseguire un esercizio dico top, 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 che significa concentrati, perfezionati e supererai qualsiasi barriera. Ad un certo punto si rialzò e fece un inchino. Aprì la porta e quando mi vide ci salutammo. Per qualche minuto comunicammo gesticolando e alla fine ci augurammo buona fortuna. Gli dissi Goomba, che in giapponese penso significhi stai in salute o qualcosa del genere. La sesta ed ultima rotazione, quella che deciderà la medaglia d'oro. Gushiken e Widmer saranno i primi ad esibirsi nei loro rispettivi gruppi. Gushiken nel corpo libero e Widmer alle parallele. Incredibilmente Peter Widmer non sa che Koji Gushiken è in testa di 25 millesimi di punto. Non conoscevo la mia posizione perché ero preso dalla competizione e sapevo anche che Donna non avrebbe stabilito un contatto visivo. Ero vicina alle parallele, a non più di 2 metri da lui. Avevo una gran voglia di andare ad abbracciarlo, di dirgli che aveva bisogno di un 9,95 e che poteva farcela. Mentre Gushiken esegue l'esercizio a terra, Peter Widmer si prepara per le parallele. Gushiken termina la sua routine sullo sfondo e Widmer inizia la sua. Gushiken ottiene un 9,90. Donna Widmer sa che Peter ha bisogno di un 9,95 per vincere l'oro. Vidi il saltello e non fui contenta. Sapevo che i giudici toglievano dei decimi di punto per quel genere di cose e che quindi per ottenere un 10 l'uscita avrebbe dovuto essere perfetta, senza saltelli. Ma il saltello ci fu. Capì che gli avrebbero dato un 9,9 come in effetti accade e che la medaglia d'oro si era involata. Per Koji Gushiken, questi momenti sono la realizzazione della sua personale filosofia. Persegui i tuoi ideali, ma non sfuggire alla realtà. Esprimi un desiderio eterno. Concentrati e perfezionati e supererai qualsiasi barriera.
La sera del 10 agosto 1984, 12 uomini entrano in pista per disputare la finale dei 3000 siepi, una delle gare più faticose del programma olimpico. Uno dei favoriti, lo statunitense Harry Marsh, numero 919. Per questo atleta, gli anni e i mesi che hanno preceduto la finale sono stati piuttosto impegnativi. Marsh è in effetti un atleta di classe mondiale atipico. 30 anni, sposato e padre di 3 bambini, avvocato e mormone devoto. Nelle sue giornate Marsh deve dedicarsi alla famiglia, alla professione, alla religione e alla carriera di atleta. E così è stato anche prima dei giochi. Sebbene molti lo considerano il più grande specialista di sempre dei 3000 siepi, Marsh non ha mai potuto dimostrare appieno il suo talento a causa di un'incredibile serie di infortuni e una massiccia dose di sfortuna che gli hanno impedito di vincere titoli olimpici, mondiali o Coppe del Mondo. Nella finale di Coppa del Mondo del 1981 a Roma, Marsh, in terza posizione, all'uscita dell'ultima curva, scatta sull'addirittura d'arrivo e conquista il titolo mondiale dopo aver dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Mosca a causa del boicottaggio. Ma la felicità di Harry Marsh durò soltanto pochi minuti, poiché venne squalificato per aver aggirato e non saltato il penultimo ostacolo d'acqua. Nel replay, Marsh è in quarta posizione. Quando devo superare un ostacolo d'acqua lo faccio dall'interno. Mi stavo quindi spostando quando uno degli altri concorrenti mi ha improvvisamente tagliato la strada e mi ha costretto ad uscire di pista e ad aggirare l'ostacolo. Marsh a destra è costretta a uscire di pista. Mi dissi che ciò non era consentito. Tutto accadde così velocemente ed è chiaro che l'italiano, visto che si correva in Italia, segnalò a un ufficiale di gara che non potevo fare quello che avevo fatto e così mi squalificarono. 2 anni dopo, ai campionati del mondo a Helsinki, Marsh, in seconda posizione, insegue il tedesco occidentale Patrick Ilg quando resta un solo ostacolo da superare. Marsh termina ottavo. In quell'anno scende al secondo posto nella classifica mondiale che aveva cappeggiato nei 2 anni precedenti. La mia tattica era di attaccare sull'addirittura d'arrivo, pensando che avesse già dato il massimo. Mi dissi che se avessi potuto stargli dietro, l'avrei sicuramente superato negli ultimi 100 metri. Il problema è che mi sono distratto, sono inciampato e ho fatto una capriola sulla pista. Mi sono rialzato e ho percorso i metri che restavano a fiacca andatura, finendo ottavo. Dopo la gara continuavo a dirmi: perché proprio io? Ero veramente disperato. La sfortuna continuò ad accanirsi contro Harry Marsh. Dopo la vittoria ai trial olimpici in giugno, fu colpito da una grave infezione virale. Mentre si prepara a correre la sua batteria ai Giochi di Los Angeles, Harry Marsh è ancora preoccupato delle sue condizioni fisiche. Per arrivare sul podio deve correre 3 volte in 5 giorni. Parlai con i dottori e mi dissero che avevo 2 opzioni: continuare ad allenarmi e aggravare l'infezione virale, oppure riposare e fare il necessario per sbarazzarmene. Non sapevo cosa fare, quindi scelsi la via di mezzo. Mi allenai per restare in forma e riposai più di quanto avessi previsto, ma non riuscii a sbarazzarmi del virus. Marsh arriva a quarto nella sua batteria di qualificazione e qui in semifinale, in completo rosso, finisce di nuovo quarto, ma tra molte difficoltà. Passato a mezzo secondo dall'esclusione dalla finale, 2 giorni dopo Marsh scende di nuovo in pista e rimane vittima di un ennesimo contrattempo. Avevo il tempo di riscaldarmi ancora un po', così mi lanciai per superare un ostacolo, ma un chiodo della scarpetta si infilò nel pantalone della tuta e cadde contro l'ostacolo. Mi tagliai il mento, che cominciò a sanguinare, e mi feci una distorsione al ginocchio. Non sapevo che cosa mi ero fatto esattamente, quindi rimasi a terra per accertarmene e per riprendermi, visto che ero un po' frastornato. Nei 3000 siepi la linea di partenza è all'inizio dell'addirittura d'arrivo. Passata la linea del traguardo, i concorrenti devono effettuare 7 giri di pista e saltare a ogni giro 5 ostacoli, di cui 1 d'acqua, per un totale di 35 ostacoli.
Gli ostacoli sono imponenti e pericolosi. Sono alti 1 metro circa e pesano più di 90 kg. Un errore di approccio può provocare un serio infortunio. La strategia di Marsh è elementare. All'inizio della gara si accoda al pelotoncino. Marsh, ultimo all'interno, è raggiunto dal suo compatriota Brian Dimar. Mentre il tunisino Fedi Bakouché guida i concorrenti oltre il primo ostacolo d'acqua, uno spettatore entra in pista e cade alle spalle di Harry Marsh. Sentii un tonfo dietro di me e poiché sapevo di essere l'ultimo dei concorrenti, pensai che c'era qualcosa che non andava. Non sapevo ancora che uno spettatore era entrato in pista e aveva cercato di superare l'ostacolo d'acqua e che ci seguiva sul rettilineo opposto a quello d'arrivo. Sentii i suoi passi, ma decisi di non voltarmi. Quindi non vidi chi era e che cosa stesse succedendo esattamente. Non sapevo che stava eludendo la polizia e che correva sulla pista. Suppongo che dopo essere stato bloccato una prima volta riuscì a divincolarsi e a rifare la stessa cosa. Cercavo di concentrarmi sulla corsa, ma non era facile con tutte le persone che ridevano. Harry Marsh si stalla come d'abitudine in coda al pelotoncino. Nel corso della gara risalirà lentamente uno a uno i concorrenti che lo precedono. L'andatura era un po' troppo veloce per me e anche se sapevo di non essere al 100%, continuai a dirmi che questa era la gara per cui mi ero preparato e che dovevo dare tutto quello che avevo. A 2 giri dalla fine, il neozelandese Peter Wren, in maglietta e pantaloncini neri, è in testa, seguito dal keniano Julius Korir e dallo statunitense Brian Dimar. Korir, numero 586, è considerato il principale antagonista di Marsh. Ha vinto la sua batteria e la semifinale senza problemi. Marsh ha superato 6 concorrenti e ora si trova in sesta posizione a 500 metri dalla fine. A poco più di un giro dalla fine, Marsh attacca all'esterno. Il keniano Korir primo, Marsh secondo, il francese Joseph Mahmoud terzo, il keniano Julius Kariuki quarto, lo statunitense Brian Dimar quinto. Harry Marsh effettua un ultimo tentativo. In questa occasione il keniano Julius Korir è troppo forte. Marsh è superato dal francese Mahmoud e deve respingere l'attacco del suo compagno di squadra Brian Dimar per il bronzo. La sera dell'11 agosto. Il podio della gara di salto in alto uomini.
Harry Marsh, ripresosi completamente, ritorna nello stadio olimpico 24 ore dopo essere caduto sulla linea del traguardo. Per Harry Marsh, anche in questo caso, non si tratta di una fine, ma di un nuovo inizio. Qualsiasi sofferenza si provi ne vale comunque la pena, perché alla fine ti restano dei ricordi per tutta la vita. Il successo vero è quando ci si rialza ancora una volta dopo essere caduti. Se avessi detto basta dopo una caduta, mi sentirei di aver fallito nella mia vita. La filosofia di Harry Marsh, la ricerca dell'eccellenza. Sento che tutto quello che mi è accaduto per un determinato motivo che ancora non conosco. Se ci fosse un qualcosa a livello sportivo che vorrei avere e che non ho, sarebbe una medaglia d'oro olimpica. È uno dei miei sogni. Se lo realizzo o meno, continuerò comunque a sognare. La sera del 12 agosto le 16 giornate di gloria arrivarono a conclusione e i giovani atleti, protagonisti di questa festa quotidiana, si riunirono un'ultima volta per gli addii. In quei 16 giorni entrarono nell'arena, si impegnarono al massimo e gareggiarono con onore, regalando momenti di estrema bellezza. Fu il compito del poeta scrivere: abbiamo visto il meglio che c'è in noi, un tributo a tutte le speranze e a tutti i sogni della nostra gioventù, un inno alle più alte forme dello spirito umano, un inno alle nazioni. Almighty Father, hear our prayer and bless our home on earth with rain and fertile fields and with comforting months of love.
Glory!